Salire sul Monte Rosa non è che devi farlo, è qualche cosa che puoi provare a fare perché vuoi fare un'esperienza e un'avventura in alta montagna per aprirti gli orizzonti. Sicuramente è meraviglioso perché tutte le cose inutili sono veramente meravigliose. Nessuno te lo fa fare, ma ci vai. Salire sul Monte Rosa è poter incominciare ad esplorare l'alta quota, sicuramente alla portata di tutte le persone che hanno il sogno per salire sulle montagne. Una regola fondamentale è quella del rispetto dei tempi della montagna. Noi dobbiamo adeguarci con il nostro passo, i nostri tempi ai ritmi della montagna. La gita in alta quota si affronta partendo presto al mattino, in modo da avere davanti la possibilità di arrivare sulla vetta, osservare il tempo del ritorno. La guida alpina in tutto questo vi accompagnerà gestendo il tempo della cordata in modo da avere il tempo sia di salire che quello di scendere, tenendo come prioritaria della sicurezza. Le gite non hanno difficoltà tecniche ma solo pericoli oggettivi che sono i crepacci, le condizioni della neve, le condizioni del ghiaccio e del meteo. La guida alpina cercherà di capire e sicuramente troverà il modo di gestire la velocità di camminata, adeguerà il ritmo e la gestione dell'escursione in base alle capacità tecniche del gruppo. La guida in questo è il vostro tutor, tifa per il gruppo che accompagna, nel senso che il suo goal è quello di accompagnare la gente a coronare un sogno. Io ho scelto di fare la guida alpina perché volevo stare in montagna. È qualcosa che non mi sono mai chiesto, semplicemente sono in montagna e in montagna ci sto bene. Quello che trovo lassù è veramente l'emozione, punto e basta. È un'esperienza più che con la montagna, con te stessa. Tu andrai e sicuramente saprai già da subito che farai fatica. Questa fatica dovrà essere commisurata a quello che ti verrà reso in termini di emozioni. Devi sapere che non è una passeggiata in un parco, ma non è neanche una cosa al di fuori della tua portata. Ecco. Bisogna pensare di essere a posto fisicamente. Se una persona si muove continuamente con la macchina e non fa più di 10 passi, non può farlo. Obiettivamente non può farlo. La guida alpina è i tuoi occhi e la tua esperienza che non hai. Quando si va in alta montagna non bisogna avere paura, perché se si va in giro per prendere paura non si deve andare. Ci sono due livelli, una è la paura, una è il panico. La paura è quella che ci porta a casa, che ci fa vivere le cose molto intensamente. L'importante è che la paura non diventi panico. La paura è quella che ci fa veramente assaporare l'esperienza, è quella che ci regala un po' di adrenalina. La paura fondamentale può essere quella di non riuscire a farcela. La guida alpina ti accompagna e minimizza la tua paura, che ti regalerà la grande soddisfazione di averla dominata.